Maria, dove sei? Ehi, Ehi, ciao! Ettine. Che fai? Ti suicidi? No. Cosa? Ti stavi suicidando? No. No, stavo cercando di leggere un libro, stavo scegliendo, Un insomma. libro. Maria, ti ricordo che abbiamo un robo di cucina. Hai ragione, dai, mi sono distratta un attimo, ci Ecco. sta. E siccome non sapevi proprio cosa fare come secondo, Mm? ci fai una bella ricetta Sì, fammi pensare. Ti va una torta di erbette fatta con la pasta matta? con la pasta matta? Sì, benissimo. Guarda, Un po' con i come matti ci te. vado proprio d'accordo. Ok, allora andiamo in cucina. Pronti per la torta salata? Eccoci! Che scemo, se ne vanno indietro. Ah, mi raccomando, e visto che ci state guardando anche per questo nuovo video, e ricordatevi di iscrivervi per chi non l'avesse fatto. E Di cliccare la campanella per essere aggiornati sui nuovi video. perfetto, andiamo avanti con sta torta salata. Ok, è quella che ti dicevo prima, la torta salata con la pasta matta, con una pasta matta. Praticamente non prevede nessun lievito. Ah, Per cui questa è la abbiamo differenza. la farina, Chi c'è qui dentro? le erbette che sono state lavate, asciugate, tagliate a pezzi. Folcloristiche nel Oh. fularone. Ok, eh sì, perché è asciugata molto bene, se no se rimane l'acqua poi, se infraccica la pasta. Poi abbiamo dello squacquerone, del parmigiano, l'olio, la farina e poi dell'altra farina. Dice, cosa serve l'altra farina? Cosa serve l'altra A farina? togliere ulteriormente ancora dell'umidità. Le erbette, non ne ho idea, però sto lì a guardare. Abbiamo preparato la farina. Sì, la fontana, Sì? per cui andiamo a mettere l'olio, che deve essere molto abbondante perché deve risultare comunque un impasto molto elastico. Più o meno mezzo bicchiere hai messo, Sì, vero? sì, Sì, non sì, sì. scarso. Sono 450 grammi di farina tipo 0 e quella per panificare. Aggiungiamo del sale, QB. che poi all'incirca sono 8 grammi. E impastiamo. L'acqua è circa un bicchiere, però non la metterò tutta perché dipende dal tipo di farina, da quanto assorbe. Ma acqua normale, corrente, fredda, calda? Acqua normale, l'acqua del rubinetto, l'acqua minerale, usate quella che volete, a temperatura ambiente. Perfetto, mezzo bicchiere. E poi giriamo, giriamo. Ok. Ed eccoci qua, per magia è diventato un panetto liscio liscio. Ok, adesso lo mettiamo a riposare per una mezz'oretta e poi faremo la pasta matta per fare la torta. Cioè è lui la pasta matta. Sì. Poi faremo la torta. Sei un matto, pasta matta. Adesso quel matto di pasta matta è diventato oblungo. Sì, adesso andremo a fare i panetti per poi stendere la sfoglia. Sì, lo taglierai a pezzi, giusto? Sì. Guarda com'è raffinata, con cosa lo tagli? Con un pezzo di plastica? Il tarocco. Si chiama tarocco costui? Sì. Per Ok, abbiamo taroccare. fatto praticamente 6 pezzi. Più pezzi fate, praticamente più sfoglia viene, più viene buona la pasta matta, diventa come una sorta di pasta sfoglia. Adesso andiamo a pirlare. Pirlare. Pirlare qui a Milano è una parola che è proprio top, cioè non si può ripetere. Pirlare sarebbe? Pirlare sarebbe praticamente fare questo gesto rotatorio. Ah, da pirla proprio. Come la pirla, sì. Ed è la volta delle erbette. Ok, come vi dicevo prima, andiamo a mettere della farina in modo che si toglie l'umidità. Sempre farina Non normale, tantissima, giusto? Sì, farina normale. Tipo zero. È la stessa che ho usato per fare la sfoglia, la pasta matta, insomma. Ok, la giriamo bene. Era già molto asciugata, Sì, è un trucco del mestiere. Sì. Mettiamo la grana o parmigiano come preferite.
Anche questo così a misura a seconda di come Sono uno gradisce. Sì, certo, quello sempre. Allora, questi sono circa 100 grammi, però mettetene quanto ne volete perché c'è chi piace più formaggiosa, chi meno. Regolatevi sempre. La cucina, al contrario della pasticceria, si può andare anche un pochino a occhio. Cos'altro? Mettiamo un po' di sale. Lo spargiamo in giro così che porta Bene, fortuna. porta bene. Anche col sale andate un pochino a vostro gusto. A posto. E facciamo adesso un pochino riposare. A posto. Adesso le 3 sfoglie sovrapposte andranno ulteriormente assottigliate. Ecco perché dicevi che veniva più grande. Sì. Ci vuole olio di gomito. Infatti vedi come si è ingrandita. 1, 2, 3. Adesso oliamo la teglia o il testo. Testo? Sì. Si chiama anche testo la teglia? Si chiama questo tipo di teglia un testo dove... Cioè, ma tu hai fatto una scuola dove ti insegnavano proprio, c'era il vocabolario da Te l'ho cucina? detto che cucino da quando avevo 7 anni, è una mia passione, per cui mi informo. Il testo, sì. Testosterone, no, No, la teglia, Ok. per chi non... E adesso andiamo a sovrapporre la pasta matta sul testo. sul testo. E adesso ci stai mettendo le erbette? Sì. Adesso andiamo a riporre le erbette all'interno della base. Le erbette già condite che abbiamo condito prima. E le metti così a crudo? Sì. Crude, ma Crude. non avevo mai sentito questa roba, crude. Sì, sì, si mettono crude, anche perché quando andrò a mettere la parte superiore, sempre di pasta matta, il coperchio, diciamo, andrà a fare da forno e di conseguenza cuocerà anche le erbette. Che roba interessante, non si finisce mai di imparare. Già. E ora che ci stai mettendo su? Lo squacquerone, però io sto usando lo squacquerone, ma si può mettere anche la crescenza, il tareggio, insomma, il formaggio che più vi aggrada, però Sì, sempre un formaggio a pasta molle. E ora un po' di Di olio. olio. Un po' tanto però, No, no, ci vuole, tranquilla. Finalmente lo copriamo. Yes, copertina di Linus e via. Andiamo a chiudere i bordi. E come li chiudi? Fai una trecciolotta? Sì, prima sto attenta di fare aderire tutti Esatto. i bordi, sia la parte inferiore che quella superiore, poi vado praticamente a ripiegare la parte inferiore su quella superiore. Chiama trecciolina, insomma, lo so. Carina. Sì. Pennelliamo ancora con un po' d'olio. Appunto perché prima non ne abbiamo messo. Ma se no rimane pallida, ci vuole un po' d'olio. Ultima operazione, bucherellare. Eh sì, bisogna bucare perché altrimenti diventerebbe gonfissima, un pallone, per cui quei buchi servono a far uscire il vapore. Ecco la torta di pasta matta fatta! Fantastica, è proprio bella, fa venire l'acquolina in bocca. E niente, non è neanche difficile da fare, ce l'hai fatta vedere. E allora un saluto a tutti e grazie. Grazie, ciao ciao! We share our vibe. Kitchen boomer, it's time to dive.